Buongiorno, io sono Nena E io sono Bob. e questo è Parliamo Generico. Oggi siamo qui con un ospite speciale, Massimiliano Marzocca, psicologo e psicoterapeuta. Ciao ragazzi. Ciao Max. Allora, cominciamo con le domande subito così dirette. Spiegaci la differenza tra un gruppo, una comunità e una comunità virtuale. Allora, si tratta sostanzialmente di un'entità molto simile. Naturalmente la comunità virtuale ha degli elementi che la differenziano un po' da quella che è la comunità tradizionale. E ve la giro la domanda, vi chiedo, secondo voi che differenza c'è tra un gruppo che sta, non so, in fila alle poste e una comunità virtuale di qualsiasi tipo presente sul web? Allora, provo io. Un gruppo è un ammasso di persone che sono in uno stesso luogo e basta, non hanno nulla che li accomuna. Magari le poste, il pagare la bolletta, ma non è una cosa che li accomuna intrinsecamente, cioè tra di loro. Mhm. Sì, allora diciamo che la caratteristica principale che differenzia questi due elementi è proprio il senso d'appartenenza, l'avere un'identità ben precisa. Il gruppo che sta in fila alle poste, come dici giustamente tu, è in fila per pagare le bollette, ma non sa di essere un gruppo, nel senso, non c'è una finalità precisa, non c'è un sentirsi appartenere ad una realtà specifica e non ci sono degli obiettivi comuni. C'è sicuramente l'obiettivo comune di pagare la bolletta, ma non è sufficiente per costituire una comunità. Lui va come singolo praticamente e poi che si ritrovi con altre persone è un'altra cosa, perché il luogo... Esatto. Ok. Diciamo che quello che fa la differenza è il senso d'appartenenza tra una comunità ed un gruppo. E il senso d'appartenenza struttura quella che è un'identità di gruppo. Quindi un senso d'appartenenza potrebbe essere anche semplicemente un senso religioso, quindi la Chiesa, per esempio. Esattamente. Un altro elemento importante, per esempio, è il perdurare nel tempo. Una comunità è tale perché sviluppa una propria storia. Un gruppo di breve durata non ha tempo sufficiente per costituire una storia comune tra i vari partecipanti. Così come non ha tempo per stabilire le regole condivise, le cosiddette leggi. Altro elemento importante che differenziano un gruppo da una comunità. Quindi qual è la differenza tra una comunità virtuale e una comunità reale? Allora, qui le differenze sono molteplici. In prima battuta mi viene da pensare a quello che è il linguaggio. Sicuramente, allora, se ci rifacciamo alle prime comunità virtuali, che erano comunità virtuali che si sono create sfruttando quelle che ormai sono mezzi obsoleti, mi vengono in mente i newsgroup, ad esempio, con le newsletter, ma anche i forum. Il tipo di comunicazione è una comunicazione che perde quello che è l'elemento non verbale. Quindi se pensiamo alle comunità le comunità reali e le comunità virtuali, la prima cosa che cambia è il modo di comunicare. Nella comunità reale la comunicazione, e vedremo dopo che cosa intendo, è una comunicazione fondamentalmente sincrona, ovvero c'è una risposta, c'è una domanda ed una risposta, c'è un faccia a faccia. È una comunicazione orale, quindi diciamo nel momento in cui viene formulata una domanda e c'è un dialogo, dall'altra parte c'è anche una risposta. Nelle comunità virtuali questo linguaggio sincrono in linea di massima viene perso. Viene perso perché appunto, se ci rifacciamo alle prime comunità, si utilizzavano dei mezzi che davano un grosso margine di tempo che intercorreva tra una persona che parla e l'altra che risponde. Erano un po' più assimilabili a uno scambio di lettere, diciamo. Esatto. Perché tu lasciavi il messaggio sul forum e poi qualcuno ti rispondeva prima o poi. Esatto, questo cambia molto nella comunicazione tra esseri umani perché ci fa perdere tutti quelli che sono gli elementi della comunicazione non verbale, la mimica, la cinesica, la prossemica, come mi muovo nello spazio, se io sono arrabbiato avrò una posizione del corpo diversa
nei tuoi confronti rispetto a quella che ho se sono arrabbiato e ti rispondo per lettera. Mi perdo quelle che sono le espressioni del viso, quindi diciamo che cambia molto tra una comunità reale e una comunità virtuale. E questo mi permette anche di parlare di quello che è l'aspetto di sincronia per l'appunto. Noi immaginiamo la sincronia come un qualcosa che è lungo una linea. Di qua abbiamo una comunicazione completamente asincrona, quindi ecco, Bob faceva l'esempio della lettera cartacea, dove io scrivo una lettera, la invio, arriva, tu la leggi, mi rispondi, la rimandi, io la rileggo, quindi c'è un lasso di tempo molto ampio. Dall'altra parte c'è la comunicazione faccia a faccia, come quella che stiamo avendo noi, dove ho possibilità di vedere le espressioni del volto, mi accorgo se vi state annoiando, mi accorgo se siete arrabbiati, mi accorgo di un sacco di elementi che nella comunicazione sincrona vado a perdere. Anche se la nostra è una comunicazione sincrona, faccia a faccia, ma è di tipo moderno, perché noi siamo ognuno a casa sua, a distanza, Certo. però il fatto di poter comunicare tramite una cam, tramite un sistema, toglie quella distanza. Magari Sì, questo è un qualcosa di completamente nuovo, era impensabile nelle prime comunità. Voi pensate che le primissime comunità virtuali sono studiate intorno alla metà degli anni 90, una comunicazione di questo tipo era veramente impossibile, c'erano modem che Utopia. andavano a, esatto, velocità lumaca a dir poco. Magari però comunque vai comunque a perdere una parte della comunicazione che certamente potrai ricevere faccia a faccia, come ad esempio anche il resto del corpo, perché magari con la cam appunto si ci vede da un certo livello in su, ma magari posizione delle gambe, altre Certo. cose vengono a mancare un po'. Certo, tutto questo magari tra 10 anni non Anche sussisterà tutta la più perché avremo... gestualità delle mani, adesso magari io che gesticolo molto, però la posizione della cam in modo tale che non si vede, perché altrimenti sarei sempre a fare facce strane. Oppure semplicemente uno quando parla è seduto davanti a una cam, tiene, non so, tipo le mani sulla poltrona, e tutta questa gestualità si viene a perdere, che magari Certo. invece in un faccia a faccia amplifica il tipo di comunicazione. Sì, è anche vero che questo tipo, allora, come dicevi giustamente, nel corso del tempo si è andato un po' ad assottigliare quello che è il gap tra comunità virtuali e comunità reali in merito alla sincronia, proprio perché la tecnologia ha fatto dei salti in avanti, per cui siamo riusciti a ridurre il margine. È anche vero che questo mix, perché tuttora le comunità virtuali vivono sì in sincronia come stiamo facendo ora, ma vivono anche in asincronia perché se penso al il nostro forum è un elemento importante che tiene sulla comunità, quindi il forum è uno strumento completamente asincrono che si integra con quelle che sono comunicazioni sincrone. Mi viene da pensare il TeamSpeak, mi viene da pensare il gruppo WhatsApp, quindi diciamo che nel corso del tempo è un po' come se si fossero andati a restringere i margini che dividevano questi due modi di comunicare. Stiamo prendendo il meglio dell'uno e il meglio dell'altro in sostanza, e questo modo di comunicare ci permette anche nel momento in cui ci troviamo in rete di garantire una comunicazione diversa anche rispetto alle comunità tradizionali di 100 anni fa, 200 anni fa, perché il web ha permesso una comunicazione cosiddetta many to many, ovvero c'è possibilità di interscambio continuo tra i vari nodi della rete. Mentre prima c'era un oratore e il resto delle persone che ascoltavano, adesso c'è la possibilità di avere una comunità che va in pari, quindi in peer. Ok. Quindi questo va a influenzare ovviamente anche la struttura della comunità. Questo influenza molto la struttura della comunità perché dà modo alla comunità stessa di essere più o meno strutturata. Che si intende per strutturata? Per dirlo in estrema sintesi, le comunità strutturate sono delle comunità che hanno un ordine sociale, hanno delle regole ben sancite, hanno dei ruoli all'interno che vengono rispettati, un po' come le comunità tradizionali. Mentre le comunità virtuali non strutturate sono delle comunità molto, mi viene da dire, usa e getta. Vi faccio un esempio: una comunità non strutturata classica è quella che si crea attorno ad un portale di chat. Adesso non mi viene, ecco, non so, chat senza pubblicizzare siti o portali specifici. Lì le persone entrano, discutono, parlano, si fanno le mezz'ore di chiacchiere, 40 minuti di chiacchiere ed escono. Lì non ci sono ruoli, non ci sono sì gli admin
che hanno la possibilità di dare un minimo regole e di formalità all'interno del portale, ma Sono molto niente a che vedere. scarne, Esatto, non insultare, queste cose qua. Non c'è una esatto. struttura vera e propria. Esatto. Anche se all'interno della stessa comunità virtuale non strutturata è possibile che si crei un'identità. Nel senso, le persone che partecipano assiduamente a quel portale di chat sanno di condividere gli interessi comuni, avere un obiettivo più o meno comune, per cui si sviluppa un'identità. Ok? Ok. Magari è stata creata appunto questa chat su un certo tipo di argomento nella quale tutti si possono recare per poter parlare di quell'argomento, appunto. Esatto. Ecco, Ok. altro elemento importante è quello della liquidità delle comunità virtuali. Che si intende per liquidità? Liquidità è un termine che utilizza per la prima volta Sigmund Bauman, che è un sociologo. Fa riferimento a quello che è la cosiddetta società tecnoliquida. Lui intende dire che con l'avvento delle nuove tecnologie tutti i legami sono diventati molto più rapidi, fluidi, si creano e si distruggono con la stessa rapidità con cui non so, anni fa sarebbe stato impensabile. Per dire, se pensiamo a una comunità classica di 100 anni fa, era una comunità strutturata dove io che conosco Maurizio da quando sono adolescente, continuo a conoscerlo probabilmente per tutta la durata della mia vita. Nel momento in cui invece creo una comunità virtuale e mi relaziono con qualcuno per un tot di tempo, è probabile che quella relazione nel corso di 1 anno, 6 mesi, 2 anni venga persa. Quindi sono società molto più, appunto, molto più liquide, molto più flebili, mi viene a dire superficiali, ma non rende bene l'idea. Se vi pare andarvi a vedere in rete ci sono diciamo delle illustrazioni molto carine di Monroe, che è un autore che ha creato delle mappe virtuali vere e proprie. Ne ha disegnate 2 o 3 in particolare a cavallo degli anni del 2007-2010 e vi fanno vedere proprio chiaramente, utilizzando la metafora della mappa geografica, come comunità virtuali come ad esempio MySpace, che più o meno 20 anni fa era molto nota, adesso non esiste più. Era il Facebook Quindi, di una volta. esatto, adesso credo che sia stata addirittura chiusa. C'è qualche profilo ce l'ha ancora. Forse magari in America ancora lo sfruttano un po'. Non so, che poi anche da zona a zona cambiano le gestioni di certi social e certi sistemi. Pensiamo Però è che in America molto... WhatsApp quasi non lo usano. Non lo usano, infatti. È molto carino vedere che, ecco, utilizzando la metafora geografica, la comunità di MySpace, che era un continente immenso 15 anni fa, adesso praticamente è È un'isoletta. San Marino. La gente si è trasferita. Comunque dopo Esatto. magari li mettiamo nel link della puntata, queste immagini, perché così aiutano, rendono l'idea anche a chi ci ascolta dopo. Altro aspetto importante della comunità virtuale, per esempio, è quello della leadership. Il leader, il capo, ovviamente è un leader che sussiste e presente sia nella comunità virtuale sia nella comunità tradizionale, è una figura proprio imprescindibile. Ci sono delle teorie, diciamo, classiche sulla nascita della leadership all'interno dei gruppi e anche qua, andando in estrema sintesi, ci sono le cosiddette teorie del grande uomo e le teorie del leader situazionale. Che si intende? Per le teorie del grande uomo si intende un unico individuo che all'interno di un gruppo riesce a sintetizzare tutti quelli che sono elementi cardine. Non so, mi viene da dire la responsabilità, la capacità di definire gli obiettivi, la capacità di valorizzare le potenzialità di tutti i membri del gruppo, avere una visione multiprospettica, quindi non so, riuscire a entrare in relazione con i membri del gruppo, intercettare quelle che sono le potenzialità non sviluppate, aiutarlo a sviluppare e via discorrendo. Quindi il leader diciamo, si forma e si condensa su un unico individuo. Poi ci sono le teorie del leader situazionale, anche qua in estrema sintesi. Che significa? All'interno di un gruppo non c'è un unico leader, ma ci sono diversi leader che emergono a seconda della situazione che si viene a creare. Come se fossero divisi per ruoli. Esatto, nel momento in cui c'è una determinata esigenza si attiva quel leader. Nel momento in cui non c'è una certa esigenza, diciamo, accesa, il leader
torna in background. Ok. Questo che cosa comporta? Comporta che in linea di massima all'interno di tutti i gruppi ci siano 2 o più leader. Un leader orientato fondamentalmente all'obiettivo, quindi un leader molto pragmatico che risolve praticamente i problemi, e un leader relazionale, quindi un leader che riesce a creare gruppo. Sono tutte e 2 figure imprescindibili. Anche qua mi viene da pensare a quello che sono le vecchie reggenze a 2 venivano definite, quindi all'interno di una comunità si vengono a creare 2 leader, un capotribù e uno stregone. Il capotribù aveva la capacità di appunto risolvere i problemi e sintetizzare proprio la figura del capo. Lo stregone invece era quello che riusciva a risolvere i problemi relazionali, accudiva per certi versi i membri del gruppo. Ok. E... Ecco, altra cosa, scusa, Sì, ti vai. prendo la parola. La differenza importante tra la comunità virtuale e la comunità tradizionale è che nella comunità virtuale il leader deve essere assolutamente presente. Se un leader non è presente, non è un leader. Quindi nella comunità virtuale, nella comunità tradizionale un leader può anche avere una figura, un ruolo istituzionale, sapere Ok. che c'è un capo che non interviene, però rappresenta l'intera collettività. Nelle comunità virtuali no, se non c'è. Se non ci sei, non sei nessuno. Esatto. Ok. Molto, Questo molto è chiaro. questo è un elemento importantissimo che differenzia le tradizionali con le virtuali. Ok. Ma quindi nelle comunità virtuali, noi persone, quindi come ci possiamo identificare? Allora, c'è uno psicologo, non vorrei dire una fesseria, non so se è uno psicologo o un sociologo, che si chiama Tarkov. Anche lui ha svolto i primissimi studi sulle comunità virtuali. Vi parlo intorno alla metà degli anni 90 e parlava di ricostruzione della nostra identità dall'altra parte dello specchio. È una definizione che è molto carina. E l'altra parte dello specchio, che cosa si viene a creare? Ci hanno fatto pure un film? Anzi, ne hanno fatti tanti. Un avatar? Esatto. Ok. Si viene a creare proprio un avatar. E Quindi avatar, sostanzialmente è la nostra figura rispecchiata in un personaggio virtuale. esatto, esattamente. Diciamo che l'avatar, anche qua, si è evoluto molto nel corso degli anni. Se pensiamo ai primi avatar nelle comunità virtuali di 20 anni fa, è molto diverso rispetto agli avatar attuali. Diciamo che di massima l'avatar può essere un avatar di tipo relazionale. Quindi anche qui riprendo l'esempio delle chat, delle comunità non strutturate, le comunità di chat, e l'avatar che viene impiegato in quelle comunità è un avatar relazionale. Penso, non so, entro su un portale di chat, metto un fiore, metto una pistola, metto un alieno, metto un qualsiasi pupazzino con un'espressione specifica. È un avatar che vuol far, diciamo, intendere quello che può essere un aspetto della mia identità. Ok? Però è molto limitato, non interagisce, non si muove, non comunica se non attraverso un'unica immagine. Ok? Poi ci sono gli avatar aggiuntivi. Quelli sono avatar di tutt'altra natura, sono avatar che effettivamente si muovono, sono anche più evoluti tecnologicamente, sono avatar che si muovono all'interno di un contesto virtuale, e qua veramente mi viene il Gioco di riferimento ruolo. col film, esatto, col gioco di ruolo. O il Ma film, appunto, che lui veniva proiettato, la sua mente veniva proiettata all'interno di questo pupazzo, altra, perché esatto, quello era. che a sua volta si muoveva all'interno di una realtà altra. E Ma poi se forse pensi, lì era molto più complesso, perché addirittura si muoveva all'interno di un mondo alieno che era reale, e loro per comunicare con loro utilizzavano questi avatar. Avatar, esatto. E c'è un altro ricercatore che si chiama Guy,
che all'inizio anni 2000 ha utilizzato un modello molto, molto carino per spiegare quello che succede quando creiamo un avatar. È come se la nostra identità reale, quindi il modo in cui noi ci percepiamo, si deve confrontare con quelle che sono le limitazioni tecnologiche, quindi diciamo quelli che sono i limiti offerti dallo strumento, dalla piattaforma, e unendo questi due elementi si viene a creare lui la definisce identità proiettiva, quindi una sorta di rappresentazione della nostra identità all'interno di un ambiente altro. Quindi è come se elemento 1, nostra identità, elemento 2, strumento tecnologico, vanno ad appaiarsi e creano un terzo elemento. Un terzo noi, Un sostanzialmente. terzo noi, esatto. Perché questo può anche creare qualche distorsione nella Sì. versione reale, perché magari uno si identifica troppo. Sì, beh, qua c'è discorsi lunghissimi su quello che sono veramente il modo in cui il nostro cervello modula la relazione nel virtuale. Se vogliamo rimanere a quelle che sono le distorsioni legate a noi che ci muoviamo nell'ambiente virtuale, prima su tutte mi viene da pensare a quella del cosiddetto mental clock, che è una distorsione che si verifica anche in altri contesti. Per esempio, se noi stiamo vedendo un film che ci appassiona molto, se leggiamo un libro, è classico che perdiamo la cognizione temporale. Quanto tempo è passato? Cavolo, pensavo fossero passati 20 minuti, sono passate 2 ore. Quello è una distorsione percettiva tipica che si verifica anche in contesti non virtuali, però nel virtuale è caratteristica e specifica. Era poi anche quello che parlava Einstein, se non sbaglio, legato alla relatività. Faceva comunque qualche riferimento a questa sorta di distorsione temporale dovuta al fatto che se ti stai divertendo il tempo dura molto poco, o molto in base a quanto sei preso, e molto si dilata molto soprattutto quando ti annoi o fai un qualcosa che non vuoi fare. Certo. È quello E tra che, l'altro, è quello vai, che Nena, scusami. comunque succede quando giochiamo le nostre serate il lunedì e il tempo giovedì. Sembrano 2 minuti, nonostante giochiamo quelle 4 ore. Tra l'altro c'è anche un altro elemento, anzi c'è un modello molto interessante che io spesso porto quando svolgo formazioni su questo argomento, che è l'effetto disinibente di Suller, che è il modello che spiega un po' quello... Paroloni. che è il modello che spiega un po' il cosiddetto fenomeno dei leoni da tastiera. Adesso vedete che sì, lo semplifichiamo. sì, a voglia. Diciamo che attraverso lo schermo vanno giù tante inibizioni che nel faccia a faccia invece si creano e che non determinano quel comportamento da leone da tastiera. Quindi diciamo che è il percepirsi come fondamentalmente non rintracciabile, percepirsi anonimo, non essere visto, avere l'idea che nel momento in cui spengo il computer tutto finisce, avere un appiattimento di quelli che sono i ruoli sociali, perché se io comunico all'interno di del nostro portale di chat, posso comunicare con una persona che riveste un ruolo sociale molto più alto del mio, ma trattarla come se fosse un mio subalterno, proprio perché viene persa la percezione. Si va proprio a creare tutta una scaletta sociale all'interno della comunità stessa. Esatto, anche l'idea stessa che quella comunità, quello che sto facendo in quella comunità fondamentalmente non sia reale, ma sia una sorta di gioco, sia una sorta di finzione, fa sì che emergano degli aspetti della mia natura che in un altro contesto, in un altro momento e nel faccia a faccia probabilmente non sarebbero emersi. Anche qua, chi ha voglia di andare a spendere un po' di tempo lo trova facilmente in rete, John Suller, Online Disinhibition Effect. Ok. Bene. Metteremo sicuramente i link da qualche parte, perché comunque è molto interessante. Poi chi è che non ha mai incontrato un leone da tastiera? Purtroppo sì. Tutti nel mondo virtuale, che sia Facebook, che sia WhatsApp, che sia qualsiasi cosa, il leone da tastiera l'abbiamo incontrato tutti. Poi lo trovi faccia a faccia e questo sta lì nell'angolino, magari, o non ha il coraggio manco di risponderti o guardarti negli occhi.
E tra l'altro il leone da tastiera all'interno delle comunità suscita spesso quelli che sono i conflitti all'interno della comunità stessa. Esatto, quali possono essere appunto le cause scatenanti dei diverbi, che come già detto probabilmente sono proprio quelli che accadono anche nelle comunità virtuali. Guarda, qui sostanzialmente c'è grossa similarità tra comunità virtuale e comunità tradizionale. Solitamente gli scontri sono o 1 a 1 o 1 contro molti o molti contro un unico individuo oppure tutti contro tutti. Questo comporta però degli esiti molto diversi tra una comunità virtuale ed una comunità reale. Diciamo che di massima nello scontro 1 a 1 c'è il classico flame, c'è non so, il sabotaggio di una persona nei confronti dell'altra, tutte cose che poi vediamo anche negli ambienti di lavoro, vediamo anche nelle comunità tradizionali. Nel momento in cui denigrare la persona che è di fronte, sostanzialmente. Esatto, che poi è una modalità passivo-aggressiva spesso di attaccare l'altro, no? Quindi non c'è un attacco diretto, ma c'è un fare terra bruciata attorno a quella persona. Così come, ecco, se c'è un conflitto contro un leader nel virtuale, così come nel reale, c'è un attacco diretto contro una persona, c'è una sorta di ribellione. Se c'è un gruppo che invece ha delle difficoltà con un unico soggetto, pensiamo al leone da tastiera, spesso si attivano altre dinamiche, viene isolato, viene preso in giro, viene bullizzato per certi versi. Certo. Oppure se c'è il tutti contro tutti si crea una sorta di scontro e lì è un guaio, perché spesso è diciamo, le fondamenta stesse della struttura comunitaria vengono minate. Sì, si rischia di far crollare di tutto il collassare. sistema. Esatto. E tra l'altro il problema è proprio questo, nel senso che nella comunità reale spesso quelli che sono gli elementi legati al conflitto vengono risanati proprio dal faccia a faccia. Nella comunità virtuale, essendo a distanza, essendo una comunità molto più liquida rispetto alla tradizionale, il rischio di collasso è molto più facile, molto più alla porta, mi viene da dire. Quindi le maggiori cause per cui una comunità virtuale dovrebbe morire, appunto, sono questi scontri, e c'è qualche altra cosa che potrebbe... Guarda, allora, le comunità virtuali muoiono come muoiono le reali. La differenza fondamentale è che per diciamo lo stesso elemento di forza della comunità virtuale, quindi riuscire a costituirsi bypassando quello che sono le distanze, bypassando quello che è il faccia a faccia, il contatto umano, è anche l'elemento di grossa debolezza. Che cosa intendo dire? Intendo dire che se una comunità virtuale non riesce a creare legame umano, è una comunità che crolla. Per cui è importante vederci, è importante fare i raduni, è importante andare a prendere le birre, perché se una comunità virtuale resta unicamente virtuale sulla carta e virtuale, e così come è venuta su, crolla. Ok. E muore. Quindi diciamo uno dei motivi per cui cerchiamo di organizzare raduni per rafforzare ulteriormente quello che è il rapporto umano che si crea dietro al nickname, all'avatar o quello che può essere. Bene, ti ringraziamo un sacco. Sei stato magnifico, spiegato benissimo. Hai inaugurato questo podcast. Sento il peso della responsabilità sulle spalle e anche di eventuali figuracce che farò. Verrai richiamato. Sì, vabbè. Quelle sono quello messe in preventivo. Sicuramente considera che, visto la bellissima chiacchierata, prenderemo in mano ancora argomenti di questo tipo e quindi sarà ovviamente il nostro riferimento. Oltre a essere interessanti, sono spiegati anche in modo semplice, in modo che tutti possano capire un po' di più delle dinamiche, di quel che succede, quindi direi che sei un ottimo. Vi ringrazio, sono a disposizione e ci sentiamo presto. Bene, grazie mille. Ciao. Allora noi vi salutiamo tutti e al prossimo episodio. Ciao!